Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti a questo nuovo video in chiave evolutiva nel quale voglio raccontarvi l'ultima congiunzione che avremo quest'anno tra Venere, pianeta dell'amore, della bellezza, dell'arte, e Saturno, il signore del karma e del destino. Allora ragazzi, tutti sanno, ma anche se è la prima volta che capitate su questo canale, su questi video, Saturno, signore del karma, dopo ben 3 anni nel segno dell'Acquario, vi è entrato la prima volta il 10 marzo del 2020, adesso il 7 marzo uscirà definitivamente dal segno dell'Acquario e tornerà soltanto nel 2050, in gennaio 2050. In questi 3 anni Venere, che è il pianeta dell'amore, si è congiunta 2 volte, la terza sarà questa, perché nel 2020 non si sono incontrati. Nel 2021, segnatevi queste date, Venere si è congiunta a Saturno, Venere ha transitato nel segno dell'Acquario, quindi si è incontrata con Saturno e si è congiunta adesso dal 2 febbraio al 25 febbraio 2021. L'anno scorso, nel 2022, Venere è tornata nel segno dell'Acquario il 7 marzo e ne è uscita il 5 aprile e adesso, quest'anno, per la terza e ultima congiunzione tra Venere e Saturno, abbiamo Venere che entra il 3 gennaio 2023 in Acquario e ne uscirà il 27. Tecnicamente quest'anno la congiunzione, cioè i 2 pianeti in un'orbita talmente vicina da avere uno scarto massimo di 10 gradi, quindi più o meno saranno intorno dal 15° al 25° grado dell'Acquario, più o meno, avverrà nella seconda quindicina di gennaio, quindi dal 15, ma io non sono così fiscale perché ho notato che giorno più, giorno meno, quando la Venere è nel segno fondamentalmente. Comunque dal 15 gennaio al 30, al 1 febbraio. Gli ultimi 3 giorni di gennaio Venere sarà già nei pesci, ma Saturno sarà alla fine, quindi lo scarto, cioè nonostante sia entrata già in un altro segno, lo scarto è talmente piccolo, minimo, da potersi dire da poter esistere, da essere ancora in vigore una congiunzione. Scusate, mi sono incartata, cercavo di rendere più semplice la spiegazione e invece ho ottenuto l'effetto contrario. Che cosa significa questo? Allora, noi sappiamo che Saturno è il signore del karma e del destino. Quando si incontra nel cielo con un pianeta, no? Se è Marte si può trattare di guerra o di nemici, se è Venere si tratta di incontri d'amore voluti dal destino. A livello mondiale indica proprio a livello così planetario, geopolitico, un incontro tra una Venere uraniana e Saturno, che è signore del tempo e del karma, ci può raccontare che ci sono delle rivoluzioni in atto per quanto riguarda le figure femminili, vengono sdoganate magari delle tipologie di relazione, di amori, per esempio matrimoni tra persone dello stesso sesso o le adozioni. C'è sempre una sorta di emancipazione nell'incontro tra una Venere uraniana e un Saturno, signore del karma, in un segno che è sì saturnino ma è anche uraniano, proprio il segno dell'Acquario, che ha come scopo ultimo quello di rivoluzionare innanzitutto la società, perché il segno dell'Acquario è proprio legato alle società, alle moltitudini, alla gente, no? E poi ovviamente anche le nostre vite. Quindi a livello del singolo, soprattutto se avete dei pianeti in Acquario, la congiunzione fra Venere e Saturno porta amori del destino, incontri karmici e anche svolte in ambito sentimentale. Quindi non solo una persona una persona del destino, un'anima antica, un'anima con la quale ci rincorriamo da più vite per chi ci crede, non solo può tornare nella nostra vita proprio perché l'amore e il Signore del tempo si sono uniti e quindi hanno detto che adesso è il momento affinché ciò avvenga, ma
ma anche la Venere congiunta a Saturno può indicare anche delle guarigioni karmiche. Se io ho una vita sentimentale che ha delle problematiche che probabilmente risalgono, no, a qualcosa legato alla legge di causa-effetto e quindi magari hanno uno scopo karmico, no? Nella guarigione dell'anima si dice che sulla Terra si espino delle prove, delle situazioni, delle difficoltà che magari in un altrove non sono state recepite e assolte, ok? Quindi se anche io ho una situazione particolare, sto somatizzando qualcosa a livello di salute, ho una solitudine sentimentale, ho magari una solitudine affettiva o in famiglia non c'è magari l'amore, no? Perché una Venere saturnina, comunque uraniano-saturnina può indicare anche questo. Questa congiunzione tra Saturno e Venere può indicare che il tempo anche delle sofferenze, anche della solitudine, anche del pagare pegno è terminato, quindi indica sempre una guarigione. L'incontro tra Venere e Saturno proprio indica un dispiegamento di energie tra l'amore, la bellezza, la guarigione e il destino che scatena degli avvenimenti. Anche quest'anno Saturno e Venere sono quadrate ad Urano, che è il secondo pianeta del segno dell'Acquario, quindi ci sarà lo sdoganamento di qualcosa. A livello di singoli è probabile che ci siano degli incontri sentimentali per cui magari una persona finalmente riesce a guadagnarsi la libertà, cioè riesce ad incontrare una persona o a vivere un'esperienza per cui si rende conto che lo stato nel quale viveva prima somigliava più a uno stato di cattività. Noi sappiamo che il segno del Toro tende a creare dei recinti, no? Delle chiusure, un segno di terra fisso, sicuramente non dinamico, sicuramente non flessibile, anche abbastanza statico quando vive le ottave basse, no? Quindi con un Urano è chiaro che questi recinti si devono aprire, queste situazioni di gioco forza, di prigionia probabilmente devono allentarsi se non rompersi, quindi io vi invito a vedere che cosa accade dal 3 gennaio al 27 gennaio, sia nel mondo dove potremo vedere l'emancipazione di alcune figure femminili o anche insomma di donne che combattono per la libertà, perché è tempo di farlo e di vivere questa esperienza, perché quell'energia deve essere liberata nel mondo, ma anche a livello di ogni singolo. Questo è l'ultimo incontro prima del 20 gennaio 2050, quindi è inevitabile che l'universo, quando una cosa avviene per l'ultima volta prima di un determinato periodo di tempo, gli dia un'energia particolare, tanto più che in quella fase, in quell'incontro, avremo anche nelle giornate del 21 gennaio la luna nuova in Acquario, quindi guarigioni karmiche, guarigioni di salute, sentimentali, amori che ritornano, e le date che vi ho indicato prima, cioè dal 2 al 25 febbraio 2021 e dal 7 marzo al 5 aprile 2022, sono date equivalenti a quella che stiamo analizzando adesso tra il 3 gennaio 2027, questa è solo l'ultima, quindi anche se riuscite a fare mente locale con la memoria alle date che vi ho appena detto, vedete se avete incontrato qualcuno che vi ha cambiato la vita, qualcuno che vi era particolarmente familiare, qualcuno che vi ha messo nei casini, e anche quello ha uno scopo karmico per far vedere quanto magari siete carenti in quel settore, quanto magari viviamo nell'illusione che certe cose non ci capitino, no? Ricordiamoci sempre che sulla Terra c'è la sofferenza, e anche, come dire, le sfide e le difficoltà hanno uno scopo evolutivo, cioè di farci uscire dalla zona di comfort e di farci attivare tutte quelle qualità che in assenza di difficoltà non andremmo a ripescare, di cui l'essere umano è dotato. Quindi potremmo avere anche incontrato delle figure un po' distruttive, un po' sfidanti, perché Urano è un provocatore e quando deve portarci un messaggio può fare anche quello, no? Per farci capire che magari dove stiamo non stiamo bene, come stiamo procedendo non è una maniera corretta.
ma può anche riportare degli affetti importanti che vengono da un passato remoto o più recente, che hanno uno scopo, una funzione, che è quello di farci comprendere qualcosa, di portarci un messaggio, di cambiarci la vita o scusate, di avere una guarigione. Venere e Saturno insieme possono portare non solo degli amanti, delle relazioni, delle anime affini, ma anche se siete dei creativi, se siete degli artisti, se siete delle persone che fanno un percorso spirituale, se siete delle persone che vogliono evolvere, anche una guida spirituale che vi aiuti, destinata, il maestro, no? Quella persona che vi accompagna, il mentore, quella persona che vi accompagna per un periodo, che vi passa, vi trasferisce quello che sa finché poi non sarete liberi, no? Perché anche l'informazione, la conoscenza e l'evoluzione sono uraniani, no? Rendono liberi e quindi è fondamentale. E anche i medici, perché Venere e Saturno portano anche la guarigione, e la guarigione avviene non soltanto con la guarigione dello spirito, dell'anima, quindi della guida spirituale o del mentore, ma anche attraverso delle figure professionali che riescano a trasferire su di voi il loro sapere e a portare la guarigione. Quindi è una bolla temporale molto interessante che io vi aspetto nei commenti. Spero che riusciate a fare mente locale e a ricordare le date, cercherò di mettervele in sovraimpressione e vediamo che cosa accade dal 3 al 27 gennaio in questo ultimo matrimonio, in questa ultima fusion, in quest'ultimo incontro di amore tra Venere e Saturno. Dimenticavo di dire che anche a livello artistico, cinematografico e di tutto quello che è social, perché tutto quello che passa attraverso le macchine, i canali, proprio gli strumenti, no? Venere è molto legata ai social, alla cinematografia e tutto quello che passa attraverso un mezzo, che sono i telefonini o la macchina da presa. Anche lì potrebbe accadere qualcosa di nuovo, quindi stiamo in campana e vi aspetto nei messaggi. Grazie ancora. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti.